Ciao e benvenuto al mio nuovo video. Oggi ti parlo di scontrino elettronico. Dal 1° di luglio del 2019 è iniziato l'obbligo dello scontrino elettronico e quindi anche l'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate. Quindi per adesso l'obbligo è valido solo per chi nel 2018 ha fatturato più di 400.000 euro. Decreto crescita e scontrino elettronico 2019. Il decreto crescita spiega il funzionamento dello scontrino elettronico. Infatti nel decreto è anche spiegato che i dati dello scontrino devono essere inviati all'Agenzia delle Entrate entro e non oltre 12 giorni dalla data dell'operazione. C'è una moratoria però in tutto questo, quindi ci sarà un periodo dove non ci saranno delle sanzioni per un periodo che di 6 mesi. Più avanti nel video ti spiego che cos'è questa moratoria. Credito d'imposta per l'acquisto del registratore di cassa. Per chi acquista un registratore di cassa elettronico c'è la possibilità di avere un credito d'imposta. Questo vuol dire che avrai un credito che è pari al 50% del costo di acquisto del registratore fino a un massimo di 250 euro e solo 50 euro nel caso in cui si adatta al nuovo sistema il vecchio registratore di cassa. Il credito d'imposta lo potrai usare per pagare e compensare le tasse con il tuo modello F24. Scontrino elettronico. Per inviare i dati dello scontrino elettronico, ovviamente, tutti i commercianti dovranno acquistare oppure aggiornare il registratore di cassa e dovranno avere un server telematico, se necessario ovviamente, e in determinati casi solo, che vedremo più avanti nel video. Cos'è un server telematico? Parto subito a spiegarti che cos'è un server telematico, che è forse la cosa più complicata, per poi spiegarti più avanti nel video che cos'è il registratore telematico. Il server telematico è un servizio su internet che dovrà essere usato da tutte le attività commerciali che hanno più di 3 registratori di cassa. Il server telematico memorizza tutti i dati di ogni scontrino elettronico emesso dai registratori telematici e li memorizza, li elabora e li invia. Diciamo che è un sistema abbastanza utile che si può installare tranquillamente all'interno del negozio. Che cos'è un registratore telematico? Il registratore telematico non è niente altro che il classico registratore di cassa. L'unica differenza è che questo registratore di cassa dovrà essere collegato ad internet. Infatti, con questo registratore di cassa è possibile inviare quotidianamente tutti i dati dei corrispettivi direttamente al server su internet dell'Agenzia delle Entrate. È un registratore che memorizza i dati e li invia tramite internet in un particolare formato che si chiama XML, che poi è lo stesso formato delle fatture elettroniche. Il registratore di cassa elettronico, ovviamente, viene attivato da un rivenditore di registratori di cassa e al suo interno viene abbinata anche la partita IVA del negozio. Però ricordati questo: se il tuo registratore di cassa lo hai acquistato da poco tempo, è quasi sicuro che dovrà essere solo aggiornato e non dovrai comprarne uno nuovo. Moratoria di 6 mesi. Come già saprai, a partire dal 2020 ci sarà l'obbligo di invio dei dati dello scontrino per tutte le attività commerciali
che emettono lo scontrino con il registratore di cassa. Però ci sarà una moratoria, cioè un periodo di transizione che è di 6 mesi, dove non ci saranno, praticamente non saranno fatte multe o sanzioni. Ci sono solo 2 regole da sapere: memorizzare quotidianamente i corrispettivi e secondo, trasmissione dei dati entro il mese successivo. Il negoziante è comunque obbligato a consegnare al cliente uno scontrino, oppure una ricevuta fiscale, oppure una fattura. Un ultimo consiglio che ti do è che fino a quando non sarà obbligatorio il registratore di cassa telematico, devi ricordarti che non cambia assolutamente nulla, e cioè questo vuol dire che dovrai continuare ad usare il tuo registratore di cassa normalmente, quindi non lo devi cambiare, e poi dovrai registrare il totale giornaliero sempre sul registro dei corrispettivi, così come già stai facendo in questo momento. Grazie per avermi guardato e ti ricordo di iscriverti al mio canale qui su YouTube, di attivare la campanellina e di seguirmi anche su Instagram. Così sarai sempre aggiornato su tutte le mie prossime novità che riguardano la tua attività da imprenditore o da libero professionista. Ti aspetto! Ciao!